Come il caos si fa pesante verso i popoli in diversi paesi, la Repubblica Francese in Africa preparò il suo processo per proseguire una serie di obiettivi verso la liberazione. Così come il Canada, il loro piano era eventualmente di tornare a casa. Potrebbe iniziare una guerra su vasta scala contro l'internazionale, quindi era vitale che sia il Canada che la Repubblica Francese sarebbero pronti per il bagno di sangue da quel momento. Il leader inglese, Nicholas Claes, punta sulle unità navali. Dopo le dichiarazioni del governo canadese, si punta sulla difesa delle isole. Ciò avrà grandi benefici nel lungo termine. Bisogna cambiare strategia, in quanto una guerra a livello nazionale sarebbe presa, e quindi Claes ha voluto mantenere la loro flotta in forma tip-top. Dopo la Weltkrieg, la Germania ha perso il controllo dell'Indocina, un tempo appartenente ai francesi. La stabilità non è restata fino a che l'intervento del Germania nel 1926 ha colpito i rivoluzionari nel sud di Cina. Ora i nazionalisti dell'Indocina, sotto un governo coalizionale chiamato Viet Minh, sono riusciti a liberarsi dal regime coloniale. Nguyen An Ninh, il presidente di Viet Minh, ha dichiarato l'indipendenza dell'Unione Indocinese. Dopo l'entrata nella internazionale, ha condannato l'impresa tedesca e ha affermato lo sforzo dei lavori vietnamiti all'anti-imperialismo e alla liberazione del paese coloniale. Per l'establishment e i media tedeschi sono solo dei pezzetti fastidiosi e che la forza militare tedesca o anche le forze estere avrebbero facilmente oppresso i Viet Cong. L'Asia tedesca ha dichiarato guerra sull'Unione Indocinese. Il governo coloniale ha pensato che avrebbe rapidamente rifiutato gli aiuti dagli altri paesi, in quanto dopo la missione in Malesia un sacco di forze di terra e bunker sono pronti per il combattimento. Ma i Viet Cong erano pronti per questa guerra. I leader Viet Cong avevano parlato da tempo dell'impresa tedesca e agirono esattamente secondo i piani, dove i tedeschi erano quelli che dichiaravano la guerra prima, ottenendo per forze di terra e molto supporto dai cittadini. Nei primi giorni del conflitto, i Viet Cong sono avanzati molto velocemente. All'inizio del settembre, la guerra tra gli Emirati Jabal e Najd per la conquista al trono arabo è conclusa, con la vittoria dei Saud del Najd. La guerra principale in Asia ha continuato e è stata un casino. Il Tibet sta controattaccando le zone occupate dal Ma, occupando anche zone del paese aggressore. Il Ma ha 2 volte le vittime di Mongolia e Tibet. I Viet Cong continuano a prendere terre dal Reichspakt nel loro stato vicino. Se l'Asia tedesca non può resistere da sola, ci fossero molti altri paesi che si sentivano le loro truppe. I discorsi antitedeschi dell'Indocina sono stati sentiti ance nel cuore dell'Europa, portando all'indipendenza del Belgio, dovuto soprattutto al disastro del Black Monday. I movimenti dell'indipendenza belga in tutto il paese si sono rivoltati e sono riusciti ad eseguire azioni di guerriglia contro la Germania. A causa della loro riuscita, la Germania non è riuscita a supportare il re di Belgio, lasciando la situazione fuori controllo. In molti pensano che un Belgio indipendente potrebbe essere cruciale tra i rapporti tra la Comune di Francia e la Germania imperiale. In America arrivano notizie preoccupanti. Il presidente Herbert Hoover e la sua amministrazione hanno dimostrato di essere incapaci di stabilizzare il paese diviso e di calmare i militanti di CSA e AFP. Ha invitato il General Douglas MacArthur a prendere le redini del paese con l'aggiunta dei militari e dei rappresentatori corporativisti. Il presidente MacArthur è un forte oppositore di queste organizzazioni, proponendo spesso il pugno di ferro contro queste ribellioni. Potrebbero esserci conseguenze terribili come risultato, ma all'Europa non ha importato molto. Il Kaiser guarda il successo che Re Edoardo ha avuto con i suoi discorsi radio, perciò anche il Kaiser userà la stessa strategia per la stabilità della Germania. A novembre, le elezioni nella Repubblica d'Italia hanno portato alla saluta del nuovo presidente Gabriele D'Annunzio, appartenente al fronte dell'Associazione Nazionalista Italiana. Il nuovo presidente ha rapidamente scartato il titolo di presidente per il titolo di duce, per sembrare più affidabile per l'Italia. Nel suo discorso a Milano ha trattato della grandezza dell'Italia, che la crisi del Black Monday era a causa di un'influenza austriaca violenta che avrebbe finito di essere distrutta dalle nuove legioni dell'Italia.
All'inizio del 1937 una notte indimenticabile è arrivata. La nuova guerra sembrava essere arrivata, ma non in Asia, ma in America. Il governo ha ricevuto la notizia che i Sindacati Uniti dell'America hanno dichiarato guerra all'Unione Americana e allo stesso tempo gli Stati Uniti dichiara guerra a tutte queste fazioni. Anche se questo non era una sorpresa a alcuni, ad altri, è considerata una guerra che porterà alla fine dell'America come la conosciamo oggi. La seconda guerra americana sta per cominciare.